Yeah, Profit Zone, let's go. Siamo live nella Profit Zone, news e mercati in ogni session. Macro vai, informazioni, niente segnali, solo visioni. Resta sul ritmo, resta connesso. Trading è metodo ma è un riflesso. Alza la tensione, senti il flow. Profit Zone, ready to grow. Profit Zone, Profit Zone. La diretta è iniziata, benvenuti in trasmissione. Profit Zone, Profit Zone. Apri la mente e trova la connessione. Profit Zone, accendi il brain, solo education non è un game. Profit Zone resta con noi, sulla wave rimani always on. Buonasera a tutti e benvenuti in Comidea Trading Live. Un saluto calorosissimo alla nostra community, ai miei compagni di viaggio in studio Checco e Franz. Stasera puntata standard del venerdì, ci prepariamo ci prendiamo il tempo per analizzare chirurgicamente cosa si muove dietro il rumore di fondo dei singoli flash d'agenzia in modo discorsivo e approfondito. Parliamo dei fatti della giornata. Il dato preliminare sulla fiducia dei consumatori del Michigan sale a 54,4 punti, stracciando le stime che erano ferme a 51. In un mercato normale l'azionario avrebbe dovuto festeggiare, invece guardate la situazione consolidata alla prima ora e mezza di scambio a New York. Il Nasdaq, mi riferisco a orari precedenti relativi al dato, il Nasdaq 100 capitolava a meno 1,16 a quota 18.634, mentre lo Standard & Poor's scendeva dello 0,5 a quota 5.498. Il Dow Jones invece si fermava a meno 0,04, 42 126. Il motivo del cortocircuito è scritto nelle note dell'Università del Michigan. Oltre il 70% delle interviste è stato chiuso prima della ripresa dei bombardamenti statunitensi in Iran. Quel briciolo di ottimismo rifletteva solo il calo temporaneo della benzina, dunque a inizio mese. È un dato vecchio, spazzato via dalla realtà di queste ore. A confermarlo è stata Beth Hammack della della Fed di Cleveland, che in un post durissimo su LinkedIn ha rivelato che il nowcast del core PCE è balzato al 3,3%. La Hammack denuncia una crescente sensazione di disperazione tra i consumatori americani che non riescono ad arrivare a fine mese, schiacciati da un'inflazione strutturale e broad-based alimentata dai costi assicurativi e dal boom dei data center legati all'intelligenza artificiale. La paura degli investitori è dunque reale e lo confermano i termometri del sentiment. Il Fear and Greed Index dell'azionario scivola a quota 39 in pieno territorio Fear, mentre il comparto cripto capitola ed entra in panico toccando quota 27. Le aspettative di inflazione a 5 anni restano pericolosamente inchiodate al 3,3%. L'economia reale americana viaggia a due velocità distinte e lo shock si sta scaricando sull'obbligazionario. Potete vedere come la produzione industriale annua frena
all'1,14% contro l'1,67 precedente, mentre l'output manifatturiero a giugno segna uno 0,0% mensile. Sull'immobiliare i nuovi cantieri residenziali, l'housing starts, schizzano del 19% a 1427 milioni di unità, ma i permessi di costruzione rilasciati crollano del 3%, meno 3%, a quota 1367 milioni. I costruttori, lo dicevamo anche ieri, completano il vecchio ma non progettano il nuovo a causa dei mutui alle stelle. Nel frattempo il modello GDP Now, il PIL calcolato dalla Fed di Atlanta, per il secondo trimestre si conferma stabile all'1,7%. Guardate cosa succede sulla curva dei tassi americani. I grandi capitali stanno scappando dall'azionario sostanzialmente per rifugiarsi nei titoli di Stato a reddito fisso protettivi, una pioggia di acquisti che fa scendere i rendimenti. Il titolo USA a 2 anni si attesta al 4,145%, mentre il decennale si consolida al 4,533%. La curva dei rendimenti resta invertita a meno 38,8 punti base, un segnale direi da manuale che i portafogli istituzionali stanno prezzando, un segnale da manuale che significa che i portafogli istituzionali stanno prezzando una dura frenata economica causata proprio dagli shock energetici. Sono andato troppo avanti con le slide, scusate, mi sono accorto adesso. Ad ogni modo, i flussi dei book in questo preciso momento sono governati da tamburi di guerra. Siamo entrati ufficialmente in un territorio da codice rosso sistemico globale. Prendendo in mano i fogli d'agenzia, è appena esplosa una breaking news direi drammatica da Axios alle 18:03. 3 funzionari statunitensi e israeliani confermano che gli Stati Uniti stanno inviando dozzine di aerei da rifornimento in volo aggiuntivi in Israele in vista di una imminente e massiccia escalation militare. L'invio di petroliere volanti serve a estendere l'autonomia dei caccia per permettere ondate di raid a lungo raggio. E guardate i grafici live alle 18:01 il WTI strappava violentemente all'insù, rompendo quota 81,30 dollari al barile, e il dollar index metteva a segno una fiammata verticale a quota 100,783. Anche l'S&P 500 ha subito un crollo istantaneo e verticale collassando a 7.485,9 punti. A gettare benzina sul fuoco alle 18:22 il ministro della difesa yemenita ha lanciato un ultimatum formale all'Arabia Saudita tramite Tasmin News, avvertendo Riyadh di non unirsi a supportare alcuna forma di blocco navale americano sul paese, dichiarando che tutte le opzioni distruttive sono sul tavolo delle forze armate yemenite. Questa mossa si salda con i bombardamenti di pochi minuti fa. Alle 17:33 il vicegovernatore di Bashar ha confermato che missili statunitensi hanno appena colpito una petroliera ormeggiata nell'isola di Karg, l'hub petrolifero più importante dell'Iran, lo snodo da cui passa il 90% dell'export di greggio di Teheran. La reazione dell'esercito iraniano
iraniano è arrivata alle 16:40 tramite Tajmin News con un comunicato che definirei spaventoso. L'armata dichiara che tutte le truppe e i mezzi americani sono sotto stretta sorveglianza e avverte che ci stiamo minacciosamente avvicinando all'ora zero per l'avvio di operazioni aperte contro le unità navali del CENTCOM, scusate, nelle acque regionali. Siamo sulla linea di faglia di uno scontro a fuoco aperto tra flotte. Questo segue il blocco navale militare totale imposto nella notte dai Marines dell'11ª brigata nel Golfo di Oman. La ritorsione dei Pasdaran ha già colpito gli hub statunitensi in Kuwait, in Bahrain e ha preso di mira la gigantesca base aerea di Al Udeid in Qatar, il cervello operativo avanzato americano. Il Brent consolida sopra gli $85 al barile, avviandosi al maggior rialzo settimanale da aprile, mentre il gas europeo scatta a un violentissimo più 5,4% e i flussi valutari incoronano, direi, il franco svizzero in testa al currency strength chart con un più 28,5 e il dollaro canadese con un più 23,39. Nel frattempo, come risponde l'Europa? Risponde blindandosi a livello sia militare che finanziario. Francia e Germania hanno firmato un patto storico per lo sviluppo di uno scudo antimissile sovrano europeo e per attacchi di precisione a lungo raggio con il Regno Unito. Emmanuel Macron ha denunciato apertamente una guerra commerciale aggressiva dalla Cina, spingendo per deviare i fondi dell'Unione Europea sul controllo dei minerali critici. Parallelamente, Bruxelles ha svelato una profonda riforma bancaria di sbarramento per proteggere il sistema creditizio europeo dai piani di deregolamentazione finanziaria selvaggia, così sono stati definiti, annunciati da Donald Trump. In questo risico, dunque, occhi fissi sul dossier Unicredit Commerzbank, il governo tedesco è pronto ad avviare colloqui formali con Andrea Orcel per la nascita del super campione bancario europeo. A Londra, il neoeletto leader laburista Barnum promette una linea pro business, ma annuncia un rigido controllo pubblico sui prezzi dei beni essenziali. Quasi una cacofonia, a dirla così. È l'economia di guerra che bussa alle porte. Con l'ultima slide chiudiamo con l'azionario dove è scattata tra l'altro un'altra breaking news colossale alle 18:18. Il New York Times rivela che Meta è in trattative avanzate per affittare la propria spaventosa potenza di calcolo legata all'intelligenza artificiale direttamente ad Anthropic. Un accordo commerciale che potrebbe valere la bellezza di 10 miliardi di dollari in soli 2 anni. I mercati hanno reagito all'istante stampando una candela verde verticale su Meta che vola a quota 643,84 dollari. Nel frattempo Apple supera Nvidia e torna ad essere la società più capitalizzata del pianeta, mentre The Travelers mette le ali a Wall Street con un più 2,62% grazie a un EPS record da 10,26 dollari. Sul fronte valutario, lo ricordiamo, il premier giapponese Takaichi ordina al fondo pensione JPIF
di svendere asset esteri in dollari per comprare yen e titoli di Stato giapponesi, attivando di fatto uno scudo miliardario non convenzionale a difesa della valuta, dello yen. Il fondo, giusto per completezza, il fondo pensione GPIF è il fondo pensione più ricco del pianeta, quindi con una capacità davvero in liquidità impressionante. Attenzione, mi permetto di dire, ai movimenti dello yen. Io mi fermo qui, lascio la parola come di consueto a Franz per l'analisi sui livelli tecnici e operativi e successivamente a Checco per, diciamo, fare proprio il focus sugli indici, direi molto caldi a Wall Street. Innanzitutto ciao Franz, ciao Checco. E Buon pomeriggio Gio e un buon pomeriggio, ci avviciniamo alla serata, a tutti i nostri cari amici avvicinati al traders. microfono. Sì, adesso mi senti bene? Dicevo un buon pomeriggio a tutti quanti voi. Allora, come sempre, Gio, inutile dire le stesse cose, ma lo scenario che tu ci presenti è uno scenario che ci mette in guardia e ti ringraziamo di questo. È da lì, dai dettagli, che si capisce o meno la professionalità di un trader e anche di un analista. Chiedo per favore a Checco, che saluto in maniera affettuosa, anche perché non è che ci siamo sentiti prima da stamattina che stiamo insieme, se può condividere per favore diciamo la nostra vision sui mercati, quindi la nostra piattaforma di trading. È chiaro che, lo ripeto sempre, noi non siamo dei youtuber, ma siamo appunto dei trader, e quindi quando ci mettiamo all'opera e cerchiamo di fare la live, possono accadere dei piccoli problemi tecnici. Checco, mi senti? Sì, ciao Franz, un Ciao secondo caro. solo, problema Sì, tecnico. sì, come sempre, è perché deve certo. essere il venerdì 17, no? Sì, Poi oggi uno è dice così. che non è che non Eh, deve essere scaramantico, però poi si presentano queste evenienze. Oggi è così. Ah, un secondo solo. Sì. O forse è Trump che sta colpendo, Gio, che dici? No. Dopo ho delle cose da dirvi su Trump. Andate avanti. Le lasciamo per dopo, ciliegina sulla torta. Dovreste vedere adesso, o no? No. Presentare. Ah, ok, c'è qualche problema. Ok, adesso sì. Adesso sì. Ok, ci siamo. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. E allora, ragazzi, che cos'è quello che state vedendo? Questo non è altro che la nostra visione di come facciamo trading noi. Quindi, da una parte vediamo un grafico a 5 minuti dell'Emini SP500 e dall'altro un grafico a un'ora. E quello che noi, tra virgolette, non dico proponiamo, non mi piace questo termine, ma quello che noi facciamo è a leggere in maniera oggettiva i dati che ci vengono forniti dal nostro segnalatore. Mi piace sempre ripetere il fatto che non è un indicatore, l'idea di indicatore è più che altro si ha un'idea di un qualcosa che ti dice quasi di magico, no? Che ti dice dove entrare e da dove uscire. Questo non fa assolutamente questo. Quello che noi andiamo a fare, quello che fa Order Flow e BS Zone, identifica in maniera automatica le zone sia di assorbimento ed esaurimento direttamente dal footprint della candela e analizza il volume ad ogni singolo livello di prezzo. Quindi noi abbiamo una zona di assorbimento che si forma quando sia compratori o venditori aggressivi vengono assorbiti dal lato opposto.
quindi il prezzo tenta di muoversi in una direzione, ma viene respinto lasciando un'area che segnala un potenziale supporto resistenza. Quindi si intende fondamentalmente come assorbimento un comportamento particolare che avviene durante la contrattazione, durante quindi un'aggressione market, il prezzo si ferma perché gli ordini market vengono assorbiti da ordini limit, anch'essi aggressivi, e si verifica in questo modo una reazione del prezzo. La stessa maniera una zona di esaurimento usa la stessa logica, ma con un volume medio per livello sotto soglia, segno di debolezza nella spinta direzionale. Ma qual è l'elemento fondamentale? L'elemento fondamentale è che quando il prezzo o perfora una zona oltre la soglia di rottura, oppure al tempo stesso crea delle fasi, quindi crea questi assorbimenti o questi esaurimenti, lo stesso diciamo, livello di prezzo viene poi viene valorizzato, ecco, in base a quella che è la nostra strategia, come un riferimento visibile del prezzo stesso. Faccio un esempio, manco farlo apposta. Abbiamo sulla candela oraria delle 18:05 è stato creato un assorbimento che poi è stato sentito dal prezzo alle 18:25. Ok? È chiaro che adesso nel dettaglio scenderà Checco nel spiegare un attimino quello che è l'utilizzo di questo strumento. Ma perché abbiamo scelto questo? Abbiamo scelto questo tipo di operatività perché è un'operatività che ci permette di avere una lettura oggettiva di quello che viene lasciato fondamentalmente dalle mani forti. Io in questi giorni, che sono dei giorni, potremmo dire, di lancio del canale come idea, e quindi anche del nostro gruppo, faccio sempre degli esempi di tecniche che alla lunga risultano fallimentari perché non raccontano in realtà la giusta narrativa del mercato. Non dico la vera realtà, è che non ci sono degli elementi oggettivi come in questo caso noi riusciamo ad estrapolare tramite il footprint e quindi tramite la creazione di assorbimenti ed esaurimenti, ma sono delle tecniche che funzionano, per l'amor di Dio possono funzionare, però quando non funzionano ci si rimane incastrati e spesso poi non si ha guardando il grafico in maniera diciamo normale, ibrida, senza nessun tipo di segnalatore che vada all'interno di quello che è realmente il comportamento del prezzo su determinati livelli, si dice ok, ora non funziona più. Ma perché non funziona più? Non funziona più perché su quelle zone che prima erano zone che facevano da supporto e da resistenza è successo qualcosa. E quindi attraverso, ci siamo accorti, il lavoro sull'assorbimento e dell'esaurimento, assorbimento e esaurimento, abbiamo degli elementi in più, ecco, userei dire, delle pallottole in più nel carniere che ci permettono a stare ogni giorno sui mercati in un certo modo. È chiaro, gli stop vengono presi da tutti, non esiste il 100% di win rate, ma con una buona statistica e con un buon money management si riesce a portare a casa il risultato. Ci tengo a sottolineare che quello che noi stiamo condividendo non è assolutamente una sollecitazione all'investimento, noi non diamo dei segnali, quello che noi facciamo esclusivamente lo condividiamo a scopo puramente didattico e lo facciamo, ecco, sui nostri conti, su una nostra, ecco, responsabilità. E tornando al discorso di quelle che sono le strategie che sembrano funzionare ma poi ad un certo punto non funzionano più, o quantomeno non si riesce a leggere bene, mi è venuto in mente di sottoporvi il lavoro che molti trader fanno utilizzando i livelli del pivot point. Ok? Quindi supponiamo che il mercato, abbiamo uno scenario
questo scenario il mercato si muove all'interno dei pivot point giornalieri. Cos'è il pivot point giornalieri? Sono dei livelli automatici di supporto e resistenza calcolati sulla sessione precedente. Il prezzo, supponiamo, sale verso la linea del pivot point principale, quindi impatta contro il pivot point. Molti trader comprano pensando a una rottura direzionale, ma in realtà gli algoritmi delle mani forti usano quel livello matematico per piazzare ordini di vendita passivi, assorbendo tutti i contratti in acquisto. Cosa accade quindi? Il prezzo, è chiaro che se non si va a studiare l'assorbimento e l'esaurimento, queste cose non si vedono normalmente con le piattaforme, ecco, le piattaforme normali di trading. Quindi il prezzo impatta contro il primo point. Cosa si pensa? La prima cosa, ok, ha rotto il livello, possiamo andare ad acquistare. Quindi il prezzo magari supera il pivot di pochi punti, genera un falso breakout e che cosa succede? Chi insegue una rottura long dice ok, questa è l'occasione della vita, ma in realtà i volumi su questa estensione sono bassi, è segno che gli istituzionali non stanno comprando. Ora, nelle normali piattaforme un ragionamento del genere è quasi impossibile estrapolarlo se non attraverso una lettura profonda di quello che è il movimento del prezzo. Quindi perché non funziona? Sì, magari spesso realmente fa la rottura, ma lì al tempo stesso, attraverso la lettura dell'assorbimento e l'esaurimento, avremmo una conferma che quella rottura del punto pivot non ha nessun ostacolo da parte delle mani forti. Ecco perché ci teniamo a sottolineare che lavorando sull'assorbimento e dell'esaurimento, per qualcuno il lavoro magari nella stessa giornata sul livello può essere short, per un altro può essere long. Perché diciamo che va bene in entrambi i casi? Perché ognuno, in base alla strategia che ha e quindi anche al backtest che ha fatto su quella determinata strategia, ha degli elementi che sono oggettivi, che vanno a favore di quella determinata strategia. Quindi nel momento in cui magari quel pivot che viene rotto non ha sotto magari una fase di esaurimento, allora è chiaro che lì non abbiamo ostacoli, o al contrario nella creazione di un assorbimento, sì, non abbiamo ostacoli, ma nel momento in cui si dovesse creare, allora lì il trader ha un elemento in più per andare a leggere se quella rottura è realmente una rottura oppure un fake, come ho spiegato prima. Quindi cosa accade? Falso breakout, ma i volumi sono bassi, gli istituzionali non stanno comprando, il mercato inverte bruscamente, ritorna guarda caso sulla linea del pivot e rompe il minimo del primo range locale. Quindi gli stop loss dei long scattano, alimentando quindi quella forza, perché sappiamo che il mercato, quando questo può essere contestato e ben venga, però vediamo l'irruenza degli short sono molto più bruschi rispetto magari a un'impennata. Poi è chiaro, ci sono momenti e contestualizzazioni, però prendere uno short ci permette di avere un gain diciamo non indifferente, anche perché è più aggressivo rispetto al long. Poi è chiaro che c'è chi dice, e non è sbagliato dal mio punto di vista nemmeno, dire ok, gli indici li faccio solo long, non faccio gli short. Poi è chiaro, ognuno con la propria strategia fa quel che vuole, noi ripeto, non diamo nessun tipo di segnale, diamo la nostra visione. E detto questo, quindi ponendo l'attenzione al fatto che ci piace fare trading analizzando questi dati oggettivi, inoltre ci tengo a precisare che il nostro segnalatore è stato realizzato sulla Quantover, la versione free, la versione gratuita, quindi non è necessario avere chissà quale tipo di strumentazione per farlo girare o chissà fare quale tipo di acquisto. Quindi
lasciando ora la parola a Checco, ecco, magari se ci spiega un attimo perché abbiamo da una parte questi due grafici, cosa sono quelle linee gialle che vedo fucsia, ecco, se ci puoi condividere quella che è la tua idea di trading, quella anche l'idea di trading che è stata fatta nel primo pomeriggio, perché eravamo insieme, hai lanciato delle operazioni che sono anche visibili nel canale. Sì. Buon pomeriggio, Checco. Ciao, ciao Franz, ciao Giovanni, ciao a tutti. Ciao. Ormai già ci conoscete da qualche un po' di tempo, insomma, stiamo facendo questo percorso tutti insieme. Che dire, Giovanni in un modo, Franz nell'altro, ho quasi detto tutto, quindi vado soltanto a ripetere eventualmente cosa No, fa no, questo indicatore. è giusto, è giusto, è giusto. Niente, come già detto da Franz, noi non facciamo formazione, quindi lungi da noi dare consigli e dire il mercato va lì, il mercato va qui, perché non siamo nessuno a confronto dei grandi istituzionali. Il mercato si muove con gli scambi e soprattutto con l'aggressione dei buy per andare su e con l'aggressione dei sell per andare giù. Quindi tutto quello che si sente in giro di smart money, eccetera, eccetera, tutti i vari corsi, le varie strategie sono ovviamente tutte profittevoli, ma c'è sempre un solo problema. E il problema principale delle strategie, anche perché, come dice un caro amico, la strategia pesa il 10% all'interno del trading, il 30% è il money management e il 60% è psicologia. Quindi il grosso problema di tutte le strategie, vuoi quella che è delle medie mobili, piuttosto del breakout, piuttosto della prima ora di contrattazione, eccetera, eccetera, è sempre soltanto uno, ovvero dove entrare, dove posizionare lo stop loss e dove mettere il take profit. Queste tre informazioni fanno sì che la strategia venga, diciamo, circondata da un fattore che è il rischio rendimento. Quindi insieme a win rate, cioè su 100 operazioni quante volte vado in guadagno e quante volte vado in perdita, perché le perdite vanno sempre contemplate, sono il primo valore da valutare all'interno della strategia. Il rischio di rendimento la fa da padrona perché fa insieme al win rate ti dice che una strategia è profittevole o meno. Vi faccio un esempio, visto che comunque Franz ha portato quello del pivot. In questo scorcio di grafico, in 5 minuti, abbiamo questa linea celeste che è il VWAP. Quante volte si sente dire io opero attraverso il VWAP, cioè vado long quando rompe su, vado short quando rompe giù. Bene. E la domanda è dove ti posizioni lo stop? Guardate in questa frazione di grafico. Il prezzo era sopra il VWAP, ha fatto questo candelone rosso, quindi diciamo un'aggressione dei sell. La candela successiva e praticamente cosa ha creato? Ha creato, diciamo, sotto il VWAP una zona di assorbimento. Bene, se invece di entrare qui, diciamo al tocco del VWAP e mettere per esempio 10-20 punti per andarne a prendere 10, quindi avere un rischio di rendimento sfavorevole, perché molte strategie parlano dell'80% di win rate, poi vai a vedere che sì, hanno l'80% di win rate, ma il rischio di rendimento è sfavorevole, cioè si rischia uno per andare a prendere 0,5, 0,2. Quindi solo così si diventa, diciamo, profeti in patria, cioè nel senso che si va a vendere delle strategie profittevoli al 90, all'80%. Ma ovviamente sono a lungo andare piuttosto che, cioè, tutt'altro che profittevoli. Mm, Questo indicatore banalmente cosa ha fatto su VWAP? La candela 5 minuti ha creato questa zona di assorbimento. Ecco, noi non entriamo mai al tocco, ma per esempio se operassimo su VWAP, dopo questo scorcio di tempo, quindi 5, 10, 15, 20, 25 minuti, la candela delle 18:25, quando ha chiuso qui, è andata diciamo a ritestare il VWAP e quasi ad arrivare a questa zona di assorbimento. Quindi un possibile ingresso, se uno utilizza il VWAP, è quello che a retest di questa zona entro qui con uno stop qui sotto e qui già se metto il Fibonacci abbiamo che
l'operazione ha fatto un 1 a 6, che una strategia, diciamo un ingresso a 1 a 6 non se ne vedono tante in giro, ecco, soprattutto in questo piccolo scorcio di tempo, perché poi abbiamo fatto, diciamo, il mercato ha corso per altri 20 minuti, per dire, un'altra oretta, quindi avrà fatto un 1 a 6 in un'ora. Capite bene che, come dicevamo prima, questo indicatore non è una strategia, cioè non è il sacro graal innanzitutto, va abbinata a un qualcosa, a una visione del mercato, quindi ogni trader ha il suo modo di vedere il mercato, il suo modo di operare, fare scalping piuttosto che il intraday, il multi-day, eccetera, eccetera. Esatto. L'utilizzo di questo indicatore è essenzialmente, cioè, o Segnalatore. meglio, il vantaggio di questo segnalatore, hai ragione, il vantaggio di questo segnalatore è proprio quello di poter fare degli ingressi da cecchini, cioè posizionarsi su quello che uno vuole vedere, diciamo, vuole provare a fare e con l'aiuto di questo segnalatore, perché non fa altro che segnalare un comportamento che avviene all'interno del footprint, cioè nel momento in cui ci sono gli scambi, gli aggressori, che siano i seller o i buy, come ha detto Franz, vengono respinti dai ordini che ovviamente noi non vediamo all'interno diciamo, non sono sul book, ci vogliono dei dati particolari ovviamente per poterli leggere e a volte neanche sono visibili neanche perché si sente parlare di iceberg, sono per esempio quegli ordini lì che non si vedono perché sono talmente veloci che l'occhio umano non li può vedere. Bene, questo per dire cosa? Per dire che ovviamente il trader deve comunque avere una sua strategia, cioè è giusto che noi non facciamo formazione, non siamo noi a dire devi fare questo, devi fare quello, non lo potremmo fare neanche per legge. E quindi Esatto. questo segnalatore invece ci permette di poter, oggi l'abbiamo visto oggi, praticamente all'apertura del mercato è successo, come diceva Franz, eravamo tutti insieme, diciamo, nel nostro canale Telegram e in apertura io ero a grafico e praticamente cosa ho visto? Ho visto che la candela delle 15.30 aveva creato questa zona di assorbimento, quindi cosa ho fatto? Ho aspettato questa candela e all'apertura diciamo della candela delle 15.40 il prezzo ha aperto qui, in questa posizione, è andata su questa zona. Io che ho provato un sell mettendo lo stop sopra diciamo, quest'altro assorbimento e avevo messo il TP all'assorbimento successivo perché in fase di creazione di questa tabella noi avevamo queste due zone e questa qui sotto che si era appena formata perché ricordo che il segnalatore mette la zona solo a candela chiusa, non in corso, quindi non fa repaint e questo è diciamo un'altra cosa a favore del segnalatore perché non mette diciamo la zona e poi la toglie successivamente piuttosto quando viene rotta viene tagliata, quindi fa vedere che eventualmente il prezzo ha rotto, ma lo si vede dal prezzo ovviamente che ha rotto. Quindi cosa è successo? Io avevo provato uno short e avevo condiviso nella chat la mia visione, ok? Quindi stiamo parlando di candela a 5 minuti, quindi c'è tutto il tempo per entrare, per fare l'operazione, per fare lo screenshot e postarla. Bene, c'è stato un nostro collega che molto probabilmente in preda, diciamo, alla velocità del mercato, ha fatto uno screenshot che sembrava esattamente il mio stesso trade. In realtà era contrario, cioè lui aveva messo un buy qui sotto e quindi mi ha scritto, ah, abbiamo fatto la stessa operazione. Ho detto, no, guarda bene, perché tu sei entrato long successivamente, mentre io sono andato a TP, tu sei entrato long. Cioè lui praticamente ha fatto l'operazione contraria, è entrato quando la candela è tornata giù, ha fatto il long qui mettendo lo stop qui e è andato a prendere il breakout. Ma io avevo già chiuso perché ero già andato a profitto qui sotto. Quindi questo per dire cosa? Per dire che non è l'indicatore dire fai il long, fai lo short, ci vuole Certo. sempre la visione del trader, il pugno, insomma, del trader per capire cosa fa il mercato, delle sue ambizioni, il suo money management, insomma, tutto il percorso. Poi il prezzo è andato su, io avevo fatto, diciamo, l'operazione, e mi ero accontentato, poi ho fatto altro.
E per ritornare a quello che vediamo, giusto un appunto, sulla sinistra abbiamo, in realtà lo abbiamo anche sul grafico a destra, ci sono questi livelli che sono colorati di fucsia e di Linee verdi. messe così, no? Come, Sì, sono come i delle pivot, lineette come i pivot come pivot, sì, 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 che anche hanno. questi sono messi lì senza un senso. E No, sono si a parte scherza, gli si fa scherzi, sì, 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 a ironia. parte gli scherzi, certo. Provengono praticamente sono delle linee che vengono calcolate in una chat che diciamo, utilizzano principalmente le opzioni, quindi sono tarate all'argomento opzionistico e il nostro amico che trovate il link anche in descrizione, per se eventualmente qualcuno vuole informazioni, ci mette a disposizione. Sono praticamente dei livelli di volatilità giornaliere, vengono dati 2 volte al giorno, quindi la mattina alle 10 e in apertura della fase americana. Ripeto, sono dei livelli di volatilità. Ovviamente anche qui sono dei livelli, quindi come tutti i livelli, come sia il WAP, come sono, diciamo, vanno sempre contestualizzati perché Esatto. può essere una media mobile, può essere un valore che proviene dal passato o addirittura al futuro in alcune strategie. Quindi diciamo sono dei livelli dove ovviamente se ritorniamo al discorso di prima, uno entra al tocco e lo stop dove lo metti e il TP dove, quindi c'è sempre questo annoso compito da parte del trader e molte volte è proprio lì che si gioca la battaglia, perché magari il prezzo ti va contro, ti tocca lo stop loss e poi va nella tua direzione sperata. E quello è tutto capitale psicologico che si perde. E quindi non è poi la strategia che non funziona, ma è effettivamente il momento in cui hai messo uno stop loss nel posto sbagliato, anche se avevi la visione giusta del mercato. Ed è la stessa cosa che è successa qui, in questo livello in apertura, cioè si è avvicinato il prezzo pian piano, mentre si avvicinava in ogni candela c'erano delle segnalazioni di assorbimenti da parte dei buyer, cioè significa che nonostante la spinta di chi voleva andare il prezzo su, c'era qualcuno che diceva ok, fai attenzione che ci sono anch'io, fai attenzione che ci sono anch'io. Bene, si è avvicinato, lo avrebbe bucato, perché comunque sia il prezzo è andato su, quindi se uno entrava al tocco e ci metteva 3 punti di stop, veniva preso, per dire, oppure in alcuni casi viene bucato e parte, diciamo, un movimento che se non metti lo stop bruci il conto. Arriva sulla Qui luna. qui invece, andando a leggere tutti i vari minuti e magari non avere la presunzione di fare un trade, perché io qui per esempio oggi non ho operato su questa situazione, però cosa vediamo? Che pian piano il prezzo è salito, è cominciata una battaglia, cioè si comincia a vedere un assorbimento da entrambi i lati, ci significa che il prezzo comincia a consolidare, comincia a distribuire, chiamatela come volete, può essere un'accumulazione, distribuzione, i termini sono quelli, però alla fine dei conti c'è stato un movimento di due entità, cioè di chi aveva interesse ad andare su e di chi aveva interesse ad andare giù, o addirittura in alcuni casi anche ad uscire dal mercato, perché non sempre un buy vuol dire diciamo prezzo su e un sell vuol dire il prezzo giù, perché si esce anche con i buy e con i sell si esce anche dal mercato, quindi quando si toglie diciamo, la figura dal mercato non c'è più, quindi noi vediamo manca un qualcuno che ci poteva dare una mano a fare l'operazione. Quindi poi cosa è successo? È partita una battaglia, pian piano qui c'è stato, vedete, la prima avvisaglia, ovviamente qui già c'era eventualmente una possibile ingresso, ma stiamo parlando di operazioni proprio strette strette, siamo sempre un 1 a 3 in 5 minuti, cioè, vedete bene che insomma il rischio rendimento qui non è non a favore, ma di più, perché con un rischio rendimento 1 a 3 anche una strategia col 40% di win rate diventa profittevole. Certo. E matematicamente proprio, cioè, queste sono tutte cose che noi abbiamo visto perché diciamo, trattiamo il trading a 360 gradi, quindi non è soltanto una strategia all-in, il segnalatore, ma vediamo tutto, anche la parte psicologica, cerchiamo di darci una mano l'un l'altro nei momenti un po' bui. Quindi dicevo, qui c'è stata una rottura e pian piano i sellers hanno ripreso il comando per portare il prezzo giù
E anche qui rivediamo la stessa identica cosa sotto il V-Up, configurazione. la stessa configurazione al contrario, cioè qui si vede, diciamo, Checco, avevano interesse a portare giù e poi sono ripartiti. Dimmi, un qualcosa e poi mi taccio perché dimmi. chi vuole, noi siamo ben lieti di accoglierlo nella nostra 3D Room, chi vuole può entrare senza nessun tipo di problema all'interno del disclaimer, trova anche il link per accedere al canale Telegram. Ma mi sono accorto una cosa, se puoi tornare un attimo indietro sul Sì, grafico, come livelli di assorbimento ed esaurimento passati vengono poi sentiti nel futuro. No, 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 fermati, fermati. Eccola là, la candela a ribasso, questa qua. No, no. Ha fatto, parliamo delle 16 e qualcosa. Aspetta. No, no, l'altra, questa? vai sul. No, no, dove è partito poi dal livello dell'opzione ha preso la discesa. Ecco, su Sì, questo livello di prezzo, hai visto che poi è ritornato il prezzo per poi scendere giù? intendi No, questa? no, no, Questo ok, va livello? nella. Sì, esatto, vai più avanti. Sì, Ancora, 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 ancora. Tre candele. Uno, due. L'altra. L'altra ancora. Eccola qua. Questa. No, l'altra. questa. Esatto. C'è Sì. un qualcosa che capita spesso o è soltanto un'illusione quella che noi vediamo? Tu dici questa zona creata in Sì, corrispondenza di questa? sì, sì, No, che sono assolutamente, perché sono dei delle zone di livelli. intervento, assolutamente, assolutamente. Ma anche questa, se vedi bene, cioè, infatti ero partito da qui, se vedi bene questa fascia di prezzo, ce l'hai qui, ce l'hai qui e ce l'hai anche Esatto. qui. Già. Questo ha una spiegazione, perché proprio diciamo, se uno sa come funzionano le opzioni, praticamente cosa succede? Chi deve coprirsi, oppure anche il market maker che si deve eggiare, hanno a che fare con una greca che praticamente li costringe a entrare a mercato a coprirsi sul future. Quindi va da sé che i prezzi in cui vengono questi movimenti, diciamo questi ingressi a mercato, molto probabilmente sono sempre gli stessi, con aperture e chiusure. Quindi immagino, ovviamente questo io non sono ferrato in materia, nel senso che prendetela con le pinze, nel senso che le opzioni non le conosco benissimo. Però ha una spiegazione logica, potrebbe essere proprio questa, ma lo si vede sempre, spesso, non sempre, spesso, che è una zona, ma anche qui, vedete, cioè qui stiamo parlando che nella candela delle 8:30 di questa mattina c'è stato un assorbimento che non è un caso che è stata ripresa alle Uno, 12:40, due, tre. stiamo parlando dopo 4 ore, cioè dopo quasi 5 ore di contrattazione, qui il prezzo è ritornato e ci ha reagito di nuovo. Non può essere banale, cioè non può essere un caso, ecco, non può essere un caso. E quindi qui c'era l'interesse a proteggere in questo caso Certo. la zona e poi è stata rotta perché poi ovviamente non esiste un livello che resiste nei secoli. Prima o poi ecco perché non si lavora mai sui livelli, perché sui livelli prima o poi tu non sai quando verrà rotto, però già con questo segnalatore tu hai un'idea di quello che è successo. Infatti adesso cosa stiamo vedendo? Adesso siamo nella power hour, quindi ritornano dal pranzo gli americani dopo un'apertura scoppiettante di ripresa, perché veniamo da una giornata molto negativa, quindi c'è stata tutta la fase asiatica e londinese negativa, poi come spesso accapita arrivano gli americani e recuperano dando idea di andare long, no? Cioè, in realtà qui sì, sono andati long, ma stiamo parlando sempre che guardando in termini percentuali l'S&P perde lo 0,60% rispetto all'apertura. Quindi è una giornata positiva? Non direi, se c'è stato un recupero in fase di apertura, Ma piano sta piano, facendo piano piano. un megafono? Cosa sta Esatto, combinando? e qui cosa sta succedendo? Qui è una compressione, quindi qui si vede che pian piano stanno comprimendo il prezzo. Questa zona qui su sta resistendo da oggi alle 16:10, quindi verrà rotta? Non verrà rotta? Posso dire sì, posso dire no, cioè il 50 e 50 e 50 diciamo il prendere il fatto che venga rotto o meno, può esserci un breakout, un falso breakout, può esserci di tutto. E quindi adesso noi cosa facciamo? Col segnalatore ci mettiamo qui con la santa pazienza e vediamo quello che fa il mercato, cioè quello che ci dice. Qui vediamo che
chi vuole spingere il su sta lasciando dei segnali, Tracce. dei segni, delle tracce, esatto. Chi sta difendendo la zona lo sta facendo da un bel po' di tempo e ancora resiste. E cosa succederà? Succederà che se c'è un breakout, noi qui vedremo, oltre al candelone, anche il fatto che ci sarà un'aggressione degli eventuali buy, quindi diciamo degli ingressi buy a mercato, lo leggeremo anche dal volume e di conseguenza cosa facciamo? Ci vogliamo allineare al buy? Non entreremo mai a breakout, piuttosto aspettiamo una- un assorbimento successivo perché avverrà sempre, cioè il mercato per forza di cose si deve muovere così, ha bisogno di contrattazione di scambi, attenderemo se il prezzo ci darà modo di farci capire che vuole andare su, attenderemo un assorbimento lato sell per poter fare un'operazione long. Diciamo, al contrario, qui vedremo un breakout, ma diciamo, ci sarà un ulteriore sopra questa zona assorbimento dei buy. Bene, ci darà idea che anche qui su ci sono degli operatori, ci sono gli operatori che non vogliono che il prezzo salga su, diciamo, sopra questo livello e andremo a fare uno short. Non andiamo sempre a entrare al volo, ma cerchiamo di andare a leggere quello che fa il mercato. Tanto abbiamo Ancora. dalla nostra cosa abbiamo? Il rischio rendimento, cioè non è un pregare, abbiamo una zona dove viene segnalato un qualcosa, noi ci dobbiamo fidare perché noi non siamo nessuno, ripeto, non possiamo pretendere noi di spostare il mercato, in questo caso con un conto demo, perché noi stiamo utilizzando una prop future per far vedere insomma l'operatività, che tra l'altro è visibile oltre ad avere, scusate, sul canale abbiamo sempre le dirette 12 ore al giorno, quindi non nascondiamo nulla quando prendiamo lo stop, quando andiamo a TP. E niente, quindi una cosa che volevo puntualizzare ieri, molto probabilmente riguardando la live, è passato il messaggio che noi facciamo entrare in trading room solo chi paga l'indicatore. Non è così, e mi correggo perché molto probabilmente nella foga, nella fretta che avevamo ieri è passato diciamo un Sì. messaggio sbagliato. Sì, è E stato noi abbiamo... Giovanni che ci ha bombardato con tutte le notizie e ci ha confuso. Noi abbiamo, lo dico Vero? proprio sinceramente, abbiamo due canali. C'è il canale aperto a tutti, che è quello che riportiamo su YouTube. Quindi su YouTube c'è il canale aperto a tutti dove noi non chiediamo un euro, non chiederemo mai, diciamo, non chiediamo nessun contributo a livello di ingresso. Ed è un canale dove ognuno può, diciamo, condividerci eventualmente quello che pensa del mercato, ci si aiuta, ci si confronta, sempre nell'ambito del flow, però, nel senso che ovviamente cerchiamo di mantenere un tema, altrimenti diventa io entro long per le media mobile, io entro short per il VWAP. Diciamo, quello non lo teniamo per noi, ecco, il trader continuerà a fare il suo lavoro, ma ovviamente cerca di eventualmente di prendere informazioni e anche di darle riguardo l'order flow, magari andando a condividere quello che lui ha notato, anche guardando semplicemente la diretta su YouTube, non per forza deve avere l'indicatore diciamo in piattaforma, perché noi facciamo vedere, appunto, abbiamo un canale dove facciamo vedere il grafico 12 ore al giorno. In più, ovviamente, ovviamente non siamo, come si dice, i paladini della giustizia. Il segnalatore lo vendiamo perché ovviamente è agli occhi di tutti, c'è il sito, lo mandiamo in pubblicità. E chi compra eventualmente l'indicatore perché ci crede, ha visto un vantaggio e vuole ovviamente impararlo, insomma, imparare a usarlo. Ovviamente quello noi facciamo un'altra chat privata, è giusto dare anche il supporto necessario a chi compra qualcosa, ma non escludiamo uno e l'altro, nel senso che io quando faccio un'operazione le metto su entrambi i canali, anzi forse lo metto più sul canale quello libero che quello Normale, privato, esatto, perché il tanto, free. esatto, perché nel canale privato non voglio influenzare nessuno, cioè nel senso il trader ha la sua strategia, quindi chi ha l'operatività non vogliamo essere noi a dire sbaglia ad entrare così, sbaglia ad entrare così, mentre nel canale pubblico noi facciamo vedere effettivamente in quel momento l'indicatore, il segnalatore, scusatemi, cosa sta facendo oppure l'operazione che noi stiamo provando sulla prop.
Spero chiaro. di aver Sei stato, chiarito. sei stato molto chiaro. Era giusto farlo Sì, perché quello che ci siamo non imposti, quello che per noi appare normale e deve essere così, ma purtroppo in questo bellissimo mondo qual è il trading non è così, Microfono, Franz. è l'essere trasparenti, non solo con chi è con noi in trading room, ma anche con chi si prende la briga di sentirci e di ascoltarci, fermo restando che non siamo detentori di nessun tipo di verità sacra, ecco, anche perché se così fosse non saremmo, diciamo, non avrebbe avuto senso metterci insieme e condividere le varie idee di trading, anche perché, lo diciamo fino allo sfinimento, al di là del chi vuole o meno avere il segnalatore, inoltre avete la possibilità anche di vederlo ogni giorno come lavora in maniera del tutto gratuita, quindi immaginate che tipo di speculazione c'è dietro, è quella di creare realmente un team che abbia la voglia e l'intenzione di guardare il grafico con lo stesso metodo in cui lo guardiamo noi, ma al tempo stesso inserendo degli elementi che magari disconosciamo, perché è così che si cerca è così che va affrontata l'operatività sui mercati finanziari. Il cammino in solitaria può essere bello sotto certi aspetti, ma sotto l'altro può distruggere e trasformare giorni di gloria e poi ne basta soltanto uno che distrugge tutto. Al contrario, stando in team, quel giorno diciamo, che prima poteva essere un giorno veramente distruttivo per un conto, per varie motivazioni, overtrading, FOMO, sites, gestione del money management, come lo si vuole, è fondamentale. Quindi questo è il nostro obiettivo. Bene, io direi che veramente Franz e Checco sono stati di grandissimo aiuto e molto chiari. Poi, Scusami Giovanni, visto che ci sì, troviamo e avevamo visto questo scorcio di grafico, come vediamo, diciamo, la compressione ha avuto una rottura. Il Sì. livello di assorbimento, come vedete, non sta tenendo, quindi tranne in questa fase qui di mercato, cioè il primo livello ha ceduto, no? Nel senso, infatti l'operazione non l'ha fatta. In questo caso io cosa faccio? Mi metto qui e guardo questa candela, ho ancora 2 minuti e 30 per capire cosa fa il mercato, quindi è ancora presto, no? Però sto vedendo già che c'è un'aggressione dei sell, quindi un'aggressione seller, cioè praticamente uno sbilanciamento del 20% sulla candela, lato sell, che non sta dando molto, diciamo, risultato, nel senso che sta cominciando a sentire qualcosa che interviene dal lato opposto. Quindi l'idea qual è? Che se la candela che chiude fra 2 minuti qui mi dà una reazione, eventualmente già si potrebbe pensare di fare un ingresso qui dove poi diciamo vediamo dove chiudere la candela con uno stop qui sotto. Perché? Perché appunto l'idea di un'aggressione c'è, perché lo vediamo nelle ultime 3 candele rosse, e qui si sta iniziando a vedere qualcosa di diverso rispetto a queste. Tutto qua. Era giusto per puntualizzare il grafico in questa maniera. Quindi se rimanete in diretta dopo la trasmissione, noi metteremo di nuovo la live e potrete vedere quello che succede nei minuti a venire. chiarissimo, chiarissimo Checco, hai fatto bene ad interrompermi, anche perché ci sono anche dei fattori esogeni, esterni al mero grafico. Il paniere iraniano ha battuto gli $80 al barile pochi istanti fa, un'agenzia lampo, tra l'altro lanciata da Tasmin News, l'Iran's Oil Basket supera ufficialmente gli $80 al barile. C'è stata una collisione a Hormuz, una nave alle 19:33 della marina irachena ha intercettato e colpito un mercantile
battente bandiera thailandese. Ci sono state anche delle smentite, il ridispiegamento d'urgenza del Pentagono nel Medio Oriente, 5 aerei cisterna USA sono già in volo verso Israele e dozzine di altri seguiranno per supportare i caccia alleati. Vedo ora un'altra notizia relativa sempre a incendi ed esplosioni nei depositi di munizioni di un gruppo di opposizione iraniano nella provincia di Sulamnyar, quindi diciamo il fronte si sta veramente surriscaldando. Tra tutto questo bailam di notizie molto negative ce n'è una che merita di essere raccontata, perché Trump Media svela il Financial Times che stia per vendere ai fondi un fast feed da $100.000 al mese diciamo per anticipare i post presidenziali su Truth Social. Cioè, per avere in anteprima i post del presidente si paga una fee di $100.000 al mese. Questo per dire come, diciamo, c'è una coscienza che È un insomma, grande trader, è un grande trader. se lui parla, i Comunque mercati si muovono. nel frattempo la zona è rotta, vedete, è scomparsa, quindi già questo mi fa stare in fermo dal mercato, nel senso l'ingresso che volevo fare per me è annullato e se vedete qui è vero che mancano ancora 3 minuti, ma c'è stata già una reazione contraria, quindi per il momento il long di prima non lo teniamo più non lo tengo più in considerazione. Perfetto, io direi che ci possiamo fermare qui, è venerdì, si chiude la settimana di contrattazioni, una settimana direi molto intensa con colpi di scena continui. Se avete gradito i nostri interventi, le nostre analisi, il nostro modo di fare, vi prego vivamente di mettere un like sotto questo video, perché a noi fa molto piacere e ovviamente ci aiuta a poter continuare nel fornirvi questo genere di servizio. Vi invito ad iscrivervi al canale, vi invito ad iscrivervi ai nostri canali social che sono completamente gratuiti. Sotto il video trovate tutta la descrizione con tutti i riferimenti, per cui potete muovervi molto liberamente e a questo punto direi che ci possiamo dare appuntamento a lunedì sempre alle 18:45 e da parte mia, da parte di Franz e Checco, un buon weekend davvero di cuore a tutti. Grazie, grazie. Ciao Ciao. Giovanni, ciao Franz, ciao a tutti. Ciao a tutti. Buon Ciao. weekend. Ciao ciao. Buon weekend.